sentimento di compassione per l'infelicità altrui, che spinge ad agire per alleviarla, o anche sentimento di pietà che muove a soccorrere, a perdonare, a desistere da una punizione. Misericordia. Sigla. Misericordia di Emma Dante, in questo video con non pochi elicotteri che mi stanno passando sulla testa da ben 10 minuti e non poco vento. Aspetteremo che passa questo elicottero per la terza volta. Misericordia è un film del 2023 scritto e diretto da Emma Dante, al suo terzo lungometraggio cinematografico successivamente al suo debutto, ovvero Via Castellana Bandiera del 2013 e Le sorelle Macaluso del 2020. Le sorelle Macaluso, così come sta passando un elicottero, ed è tipo la quarta volta. Eccolo, grande, sì. Ah, dai, pure la campana. Ma raga, no, questo video, viva la misericordia, veramente. Questo video non lo dovevo fare in questo parco. Forse ci siamo, forse posso finalmente, forse posso finalmente continuare la recensione. Quindi Misericordia, così come Le sorelle Macaluso, sono film tratti da spettacoli teatrali della stessa Emma Dante. Le sorelle Macaluso lo potete recuperare su Rai Play, non so dove si possa trovare in streaming Via Castellana Bandiera, forse anche lo stesso Misericordia, dopo che uscirà il 16 novembre in sala. Successivamente credo possa essere ritrovato su Rai Play anche questo, perché nei titoli di testa è uscito il simbolo di Rai Cinema. Anche questo film l'ho visto in anteprima al Festival di Roma, questa volta in una categoria non Grand Public ma Special Screenings. Misericordia parla di due prostitute che accudiscono e crescono il figlio di una loro amica deceduta. Non si capisce in realtà se sappiano o meno l'autore dell'uccisione della loro amica, uccisa per femminicidio, morta per femminicidio. Ma prima di parlare di ciò, queste due donne che accudiscono e crescono quello che può essere definito il protagonista, al quale volgono diciamo le azioni e i sentimenti delle persone che gli stanno accanto nel film, ovvero Arturo. Comunque le due donne sono interpretate da Tiziana Cuticchio, non so se effettivamente sia o meno parente al grandissimo Mimmo Cuticchio, il maestro della tradizione del Cunto dei Liconti, siciliano. A lei è affiancata Simona Malato, anch'essa attrice, quasi ormai una sicurezza per Emma Dante, perché torna dalle sorelle Macaluso a livello cinematografico. Mentre abbiamo Simone Zambelli che interpreta Arturo e che lo interpreta sia nello spettacolo teatrale che in questo film. Arturo la caratteristica di questo personaggio è che è una persona menomata, nel senso della sua essere nato con una invalidità mentale che lo porta a crescere da un punto di vista biologico, ma non da un punto di vista mentale, appunto, e rimane un bambino a vita, ma non riesce neanche a parlare, ad esempio. Il film si apre con delle inquadrature di bellissimi paesaggi di questa Sicilia, un film anche qui in contrasto tra la bellezza delle immagini, dei paesaggi in questo caso, e della violenza che
Emma Dante ci sbatte in faccia all'inizio del film, perché all'inizio del film assistiamo proprio al femminicidio della madre di questo Arturo. Vediamo che la persona che la sta uccidendo, facendole violenza fisica, è non lo capiamo subito, ma Emma Dante ce lo fa capire con inquadrature al dettaglio in questo caso degli anelli sulla mano di questo uomo, che poi torneranno successivamente quando ci verrà presentato questo personaggio, ovvero il personaggio di Polifemo. Il personaggio di Polifemo che incarna l'universo ferino, quindi l'universo più bestiale, più animale dell'essere umano, nel senso però negativo del termine, nel senso di grado di inciviltà e di impossibilità di vivere assieme ad altre persone per il suo trovar gioia o piacere, comunque che dir si voglia, nell'atto di violenza e di supremazia del suo imporsi sugli altri. Quindi questo personaggio di Polifemo, che richiama il nome stesso al ciclope dell'Odissea, lì simboleggiava la dicotomia tra il personaggio di Ulisse, che invece rappresentava la forza dell'intelligenza, del ragionamento, contrastato appunto da questo ciclope che invece rappresentava la forza fisica. Lo stesso Polifemo in Emma Dante, in Misericordia, ha un solo occhio, nell'altro è cieco. Non ci viene detto che cosa gli succede, che cosa gli successe a quest'occhio, ma posso ipotizzare, comunque si ipotizza lo abbia perso l'utilizzo di questo suo occhio nello scontro probabilmente con Betta, credo si chiami, la madre di Arturo. Ed è in questo personaggio che secondo me, prima di parlare di tutt'altro dei pregi, è su questo che va secondo me ad inserirsi purtroppo una mia nota dolente del film. Perché? Perché ci viene presentato come il personaggio di Polifemo rappresenta, archetipicamente parlando, la cattiveria di un essere umano, di un uomo malato, perché non può non essere malato se per quello che fa, per la violenza verbale e fisica che attua nei confronti delle donne e degli individui, anche nei confronti di Arturo stesso. Come Arturo ha paura di lui ogni volta che gli si presenta davanti, ci viene in queste scene ci viene ben sottolineata la paura e lo schifo che proviamo nei confronti di questa persona che gode nella violenza, gode nel vedere la violenza degli altri, anche in una scena nella quale le due donne che hanno accudito Arturo nella sua vita, nella sua crescita, nel suo arco di crescita, appunto, in un loro litigio si presenta casualmente, ed è anche qui secondo me una forzatura, perché spesso il fatto che lui si presenti in maniera un pochino troppo casuale lo fa divenire un po' forzato la presenza del personaggio in quella scena non richiesto, ma che comunque serve per mostrare il personaggio per quello che è. Ovvero, in questo loro litigio, lui caccia il coltello, glielo dà e dice: vai, scannatevi, voglio vedere il sangue, voglio vedere la violenza. In questa scena Arturo inizia ad urlare versi che a questo Polifemo sembra non danno un fastidio tale che urla, e comunque rende in questo... Non ci posso credere! La misericordia, veramente, guarda. No, questo video non lo dovevo fare. Si è impallata la campana? No, dai, ce la possiamo fare. Dicevo che Polifemo in questo caso esplicita
con una rabbia dentro, il fatto che non vuole più vedere Arturo in quel luogo perché altrimenti la prossima volta che lo vede lo ucciderà, non dice come il fatto come ha ucciso tua madre, quindi ogni volta che Arturo incontra questo Polifemo, che Polifemo incrocia Arturo, purtroppo si percepisce il fatto che un po' da forzatura che casualmente sempre si incontrano, ma comunque a parte questo ci posso che chiaramente passare sopra, perché serve molto per farci provare quella paura per l'abuso che questo personaggio maschile fa della propria della propria virilità nell'imporsi con la parola e con la forza sull'altro. Il problema di questo personaggio è che delle volte quando è in scena si opta per una esagerazione della sua caratteristica di strafottenza, di prepotenza. In questo luogo degradato di baracche lui arriva in scena con macchinoni luccicanti, con moto manieristiche, con la musica a palla napoletana, kill papazzo de te, e anche il vocalizzo ci vuole, ma comunque è l'idea che non anche se da un lato posso accettarlo perché credo sia stata comunque una scelta ben precisa questa, perché è in evidente contrasto per questa innaturalità della sua presentazione, del suo arrivo in questo universo totalmente a sé stante nel quale si trovano a vivere queste persone, rende da un lato innaturale un po' il personaggio, ma proprio questa sua idea di innaturalità è ciò che caratterizza il suo essere, come non posso neanche utilizzare il termine persona per definire questo tipo di individuo, di bestia, perché è totalmente appunto innaturale, contro la naturalità che invece Emma Dante riesce a farci sentire e a passarci con il contesto di prendersi cura di queste due donne, di Arturo, del sentimento di famiglia e di gioia che si crea nonostante il luogo nel quale vivono. Quindi questa innaturalità delle volte invece non sempre funziona, secondo me, perché il personaggio viene presentato delle volte come totalmente cattivo, e mi va bene così, mi va bene che non si va in profondità sul personaggio, non è approfondito ad un livello psicologico, di backstory, perché anche qui, cioè, mi va benissimo, perché un uomo di questo genere non può avere una profondità tale da renderlo in qualche modo umano, ma comunque delle volte è solo cattivo e mi va bene così, delle volte però ciò è, secondo me, non sempre funziona, perché in alcune scene viene invece messo in scena come giocoso con le altre prostitute che gestisce, in maniera giocosa, tra l'altro in una delle scene verso la fine, quando lui ubriaco approccia Arturo dopo la sfuriata della quale vi ho parlato, che dice: la prossima volta che ti incontro ti uccido. Però essendo ubriaco lui sembra volerlo abbracciare, sembra dirgli: io in realtà ti voglio bene, non si sa. E questo è il problema di questa scena e un po' del personaggio, perché non capiamo fino a quel punto se lui veramente che sentimenti provi nei confronti di Arturo, perché poi, intervenendo una delle due madri, a questo punto le chiamo in questo modo, una delle due madri che l'hanno accudito di Arturo, fanno incavolare, triggerare
Polifemo che attacca Arturo, lo butta a terra e gli inizia a tirare calci. Qual è il problema di questa scena? È che ok, si punta anche qui finisce con la cattiveria di Polifemo, ma non sappiamo ad un livello di trama, di sceneggiatura e di quello che Emma Dante ci sta mostrando se effettivamente, dato che non glielo fa dire, effettivamente quei sentimenti positivi nei confronti di Arturo erano veri o meno, perché interrotti da questa scelta comunque narrativa che Emma Dante ha fatto di fare intervenire questa donna, di fare incavolare ancora di più Polifemo e quindi di picchiarlo. Delle volte, ecco perché dico è forzata questa cosa, e lo vedo un pochino come che stride un po' con altre rappresentazioni di questo personaggio malvagio. Chiusa questa parentesi, andiamo avanti. Tra l'altro Fabrizio Ferracane, Polifemo interpretato da Fabrizio Ferracane, davvero magnifico, che troviamo anche ne Il Traditore di Marco Bellocchio, non mi veniva, mamma mia, con Pier Francesco Favino, che è davvero uno dei film secondo me italiani più belli, più ben fatti degli ultimi decenni, nel quale interpreta un magnifico Pippo Calò, non magnifico nel senso del personaggio di Pippo Calò, ma nel senso di come lo ha interpretato, come qualsiasi personaggio in quel film, tranne il giudice, ma non parliamo del Traditore. Comunque, Fabrizio Ferracane che troviamo nel Traditore, troviamo in Aria Ferma, troviamo in L'Arminuta, film trasposizione del libro vincitore del premio Strega di Donatella Di Pietrantonio, L'Arminuta. Tra l'altro lo cito perché orgoglio abruzzese. Anche questo stesso film del 2021, L'Arminuta, che vidi tra l'altro la mia prima esperienza al Festival del Cinema qui di Roma. Quindi interpretato da Fabrizio Ferracane, e mi ricollego alla regia di Emma Dante che si basa sui dettagli nel caso di questo personaggio, per presentarcelo e per farcelo ricollegare al suo essere stato l'assassinatore della madre Betta di Arturo, quando tra l'altro appena nacque, perché poi troviamo Arturo in questa roccia appena nato, forse lo dicono anche 2 mesi, 2 settimane, non 2 giorni, non ricordo veramente, e che viene poi accostato ad una pecora. Torna continuamente poi nella vita di Arturo il dettaglio di lui e le pecore, il dettaglio poi tra l'altro che Emma Dante fa in un'inquadratura sui suoi piedi che girano in tondo, lui in questo suo fare giocoso, per appunto dovuto alla sua invalidità, ha questi atteggiamenti molto bambineschi che lo portano in questo caso a girare su se stesso, e da questa inquadratura del dettaglio sui suoi piedi da bambino, Emma Dante, ecco un montaggio davvero incredibile, ce lo porta da che è bambino a che è un adulto ad un livello biologico, fisico comunque. In questo montaggio di giro sui piedi c'è una musica davvero davvero fantastica, e qui faccio davvero un applauso a Gianluca Porcu, lo scrittore di questa colonna sonora, lui specializzato in musica folcloristica siciliana. Infatti bellissimi sono quei motivi di pizzichi di strumenti a corda ai quali poi seguono strumenti ad archi che vanno a sottolineare un'atmosfera, a creare questa atmosfera giocosa dello stesso Arturo da bambino, questa felicità, questa leggerezza che passa nelle scene che Emma Dante ci propone, tra i personaggi, dei sentimenti stessi e del legame che instaurano i personaggi. Arturo con anche una terza poi prostituta che arriva a vivere in quella baracca, ovvero Anna,
ed è tutto così, nonostante appunto il luogo malfamato, comunque di degrado nel quale si trovano a vivere in baracche appunto vicino ad una discarica, nella miseria, vivono in un contesto nel quale quando c'è la marea le loro case, se così si possono chiamare, si allagano, porte che in realtà ci sono delle coperte che vengono utilizzate a mo' di porta, ma ciò che fa una casa non è in questo caso il luogo, non è la costruzione di casa come la intendiamo noi, ma è il legame familiare, che è il legame che si instaura e che hanno i personaggi e che Madante egregiamente fa passare. Un po' mi fa pensare all'universo cinematografico Marvel, di quando in Thor Ragnarok viene distrutta Asgard, e lì c'è proprio la frase: Asgard non è il mondo, non è quel regno. Asgard è fatto dalle persone che la compongono. Quindi è questa idea qui di comunità familiare. Sto trovando tra l'altro moltissima difficoltà sia mentre vedevo il film che mentre risistematizzavo un pochino i miei pensieri e scrivevo la scaletta per questa recensione, al fatto stesso di recensire questo film, perché come tutte le opere che fino ad adesso ho avuto anche la possibilità di vedere di Emma Dante a livello anche teatrale, sia che sia Pupo di Zucchero, ho visto l'anno scorso all'Argentina, che un teatro lirico dell'opera, al Teatro dell'Opera di Roma vidi sempre l'anno scorso Le Dialogues des Carmélites, la quale regia fu curata da Emma Dante, i dialoghi delle Carmelitane in italiano, per i quali trovi difficoltà nel capire ciò che accade, in questo senso, nel senso di la mia impossibilità di razionalizzare, di mettere a parole l'esperienza cinematografica o teatrale che Emma Dante ti fa vivere, ti fa provare. Infatti non mi sento neanche molto in grado comunque di restituirvi ad un livello verbale la bellezza, ma comunque il vissuto che l'esperienza di un qualcosa diretto da Emma Dante ti fa provare, perché non va capito quello che ti fa vedere, ma lo riesci a comprendere, ecco, non attraverso la razionalità, ma attraverso un livello più inconscio, attraverso la messa in scena di sentimenti, ma comunque attraverso il farti provare certe emozioni, tu senza doverci ragionare sopra riesci comunque a capirlo. Ecco perché è un qualcosa che non può, secondo me, e per questo trovo difficoltà ad essere messo su un piano verbale razionalizzante, perché Emma Dante è qualcosa che secondo me va vissuto. Quando vidi Pupo di Zucchero fu un'oretta, neanche forse 50 minuti comunque, nel quale totalmente mi lasciai abbandonare dall'impatto visivo di quello che stavo vedendo. Piansi senza alcun motivo razionalmente logico, non perché facesse ciò che era messo in scena era tragico, drammatico, ma semplicemente perché andava a toccare delle parti del mio inconscio, della mia anima, ma chiamatela come vi pare, della mia interiorità attraverso questa produzione estetica che non puoi spiegare, alla quale non puoi far altro che abbandonarti. Ed è bellissimo quando in queste opere, e solamente Emma Dante, da quando memoria, riesce a provarmi ciò, senti questo sentimento che prende il sopravvento in te, al quale non puoi fare altro che abbandonarti a questo flusso di emozioni che riesce appunto a creare ad un livello che solamente Emma Dante riesce a fare. Ed è per questo che dico che ci sono, anche qui ho pianto alla fine del film, perché
tutto il suo essere riuscita a creare nell'insieme la musica di Porcu, ma le stesse immagini, la stessa composizione delle immagini, di fotografie, di colori, di contrasti fra questi colori, di vestiti, del luogo, una composizione geometrica o non, corpi che fluttuano quasi nell'acqua, unita alla musica, unito al sentimento che la musica ti provoca, ma che contemporaneamente la recitazione dei personaggi, nel contesto di dettagli che la regia ti mostra, nel tutto non può che prendere il sopravvento sul tuo lato razionale, e non puoi che lasciarti abbandonare a questa esperienza che ti fa, e questa è la grandezza di Emma Dante, in questo caso in Misericordia ti fa passare questo sentimento di misericordia. E questo il fulcro del film La Misericordia, è un inno all'umanità, all'amore universale nei confronti delle persone. In questo caso ciò che ci passa è non razionalmente parlando, ma perché il tutto ad un livello di vissuto, perché questo che ti fa questo film, ti fa vivere emozioni a livello di un vissuto, ti fa provare questo sentimento che io avrei definito compassione, empatia, in questo caso di Arturo, ma che anche qui Emma Dante racchiude in questa parola che è misericordia, non per forza da attribuire ad un livello religioso, ma anche qui come sentimento di pietà, di compassione nei confronti di una persona, non per forza inferma, ma comunque qualcosa, un amore che va al di là, va al semplicemente essere umano, in contrapposizione con l'essere non umano, che è invece Polifemo. Ragazzi, io direi veramente di chiudere qui il video, un video che è nel totale inaspettato della vita, e questo è il bello di registrare in questi parchi, perché in questo momento possono passare elicotteri, campane che suonano, ma che comunque rende il tutto più vivace, più inaspettato anche per me che registro. Quindi spero veramente che questa recensione vi sia piaciuta. Mi raccomando, vedete il film nelle sale, fatemi sapere che cosa ne pensate, condividete il video, perché è veramente l'unico modo che ho per con il quale potete aiutarmi a crescere in questo lavoro che sto portando avanti. Vi ringrazio veramente per avermi seguito fin qui. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.